Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo la carta del sole, amici della bilancia, quindi è un periodo probabilmente di espansione, può essere un periodo anche dove si allarga la rete di amicizie, mi verrebbe da dire, perché comunque il sole è una carta che fa riferimento proprio agli amici, a quelle relazioni genuine. Può anche essere un momento dove avrete le cose chiare in testa. mm? Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail. Sotto nella descrizione del video c'è anche il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Trovate il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla promozione di luglio e al video corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Allora, partiamo con un cavaliere di spade, un 6 di coppe, la torre, è volato un 9 di coppe che dopo recupero, fante di spade, quattro di pentacoli, cinque di pentacoli, poi abbiamo la luna e un 10 di bastoni. Ok, recupero quello che è caduto. Abbiamo il 9 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento energetico del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi abbiamo l'amore, il lavoro, il denaro, eccetera. Allora, partiamo da questo cavaliere di spade perché allora ho la sensazione che per qualcuno possa essere la vostra attitudine nei confronti della vita in questo momento, cioè come ok, sono carico, sono pronto, vado verso quello che voglio. Andiamo a vederlo. Asso di coppe e 3 di spade. Probabilmente qualcuno o è in una fase di guarigione o è in una fase dove è come se dicesse basta col passato, voglio aprire il cuore, voglio innamorarmi, voglio dare il passo a questa nuova idea. Andiamo a vedere 6 di coppe. Temperanza e 4 di coppe. Allora, vi dirò che ragazzi, per qualcuno questa nuova idea potrebbe essere in realtà un sogno, non poi così nuovo.
Però anche qui abbiamo una temperanza. Io ho come l'idea che questa fase del mese potrebbe, diciamo così, riportare in armonia un lato di voi che probabilmente con questo 3 di spade ancora vi fa soffrire. C'è come qualche ferita qui da chiudere, da qualche tipo di sofferenza da elaborare, da guarire. Potrebbe essere anche un tema legato dei figli, qui ragazzi. Andiamo a vedere la torre. Cinque di bastoni. E di nuovo cavaliere di spade. Non lo so, io credo che se fosse per esempio un'idea, un progetto, c'è qualche cosa da sacrificare di questo progetto per riuscire a farlo sbocciare, per riuscire a realizzare questo sogno. E siete comunque determinati ad andare avanti, nonostante con il 5 di bastoni potrebbero effettivamente esserci delle divergenze con qualcuno, dei problemi tecnici o cose per lo stile, e con la torre dobbiate come ridimensionare una parte di questo progetto, una parte non so se è il progetto in sé o l'idea. Cioè non so se riguarda quello che ancora dovete mettere in piedi o quello che c'è già in piedi di questo progetto, se c'è già qualche cosa. Però andiamo a vedere il 9 di coppe, perché è una carta di grande soddisfazione personale e io sento che cioè una volta fatti poi questi, diciamo, aggiustamenti, arriva questo 9 di coppe, quindi c'è come una soddisfazione personale. Allora, qui abbiamo una regina di spade, un 6 di spade e un asso di pentacoli. È come se cambiassero le regole, ragazzi. Il 6 di spade è collegato alle credenze limitanti, quindi c'è come un modo di pensare qui che secondo me viene un po' rivisto. Ed effettivamente uno dei significati della carta del sole vi dicevo che era proprio la chiarezza mentale. È come se venisse fatta una sorta di pulizia qui. Difatti poi arriva questo fante di spade che mi dice che c'è solo più bisogno di monitorare la situazione, monitorare questo sogno, questo nuovo progetto. Sette di bastoni, di nuovo un 9 di coppe e un 2 di bastoni. Sì, io credo che forse sarà, diciamo, tra la seconda e la terza settimana di luglio, poi dipende sempre dalla decade in cui siete nati, però è un po' lì il restyling. Poi dopo le cose prendono un altro tipo di piega, nel senso che arriverete ad un momento dove ci sarà questo nuovo inizio. Tenete presente che è un asso di denari, quindi potrebbe essere proprio un dono che arriva, un regalo, un qualche tipo di proposta, qualche occasione fortunata che comunque vi dà la vostra soddisfazione personale. Quindi poi sarete in un momento dove difenderete, adesso andiamo a vedere anche il 4 di pentacoli, difenderete effettivamente quello che avete già costruito e intanto continuando a tenere d'occhio quello che avete restylizzato, quello che avete riprogettato, mettiamola così, perché qua ci sono stati dei cambi. Secondo me arriverà ad un punto dove sì, ci sarà come una sorta di linearità e potrete pensare finalmente al futuro. Per il 4 di pentacoli abbiamo un 2 di coppe e un 2 di pentacoli, quindi io continuo a sentire come una sorta di protezione
per questa nuova alleanza, per questo nuovo progetto, questo nuovo sogno. Per qualcuno non nego che potrebbe essere un nuovo amore con l'asso di coppe. Andiamo a vedere il 5 di denari, 6 di denari e 7 di coppe. Datemi un'altra carta per il 7 di coppe. Non lo so, ho la sensazione, perché il 5 di pentacoli è una carta di carenza, è una carta di vuoto. Normalmente è una carta di vuoto materiale e economico, perché fa parte dei pentacoli, ma non necessariamente. Siccome qui sento come una difesa del proprio costruito, del proprio spazio, Ehm, ho come l'idea che qui dobbiate cercare qualche tipo di, può essere contratto, può essere regola con questo 6 di coppe, per non entrare in carenza. Perché io qui la sensazione è che con un 4 di pentacoli è come se fosse in un momento dove trattenete tutto, perché è come se fosse ancora una situazione precaria. Cioè, sì, c'è tutto questo movimento, però siete in una fase di controllo con questo fante di spade, ragazzi, quindi del tutto tranquilli non siete. E anche con questo 4 di pentacoli c'è da monitorare qualcosa, c'è da tenere sott'occhio qualcosa, perché giustamente c'è anche un 2 di pentacoli, quindi qualche alto e basso potrebbe ancora esserci. Andiamo a vedere la luna. Perché l'una è 10 di bastoni, mi fa tanto pensare alle proiezioni, alle aspettative. È come se iniziasse un piccolo progetto. Voi avete magari grandi aspettative per questo progetto. C'è come da ehm, cambiare cammin facendo qualche tipo di ideologia, qualche tipo di struttura del progetto, va un po' meglio, dovrete continuare a monitorare, però è come se ci fosse troppo dispendio energetico. È come se si dovesse trovare un equilibrio tra voi stessi e gli altri. E l'equilibrio qui non è solo il do e ricevo denaro, ma è proprio il tempo anche. Sì, io ho la sensazione, ragazzi, che questa torre dovrà operare per bene, per farvi vedere le cose in modo chiaro. È vero che è solo una carta di espansione, io infatti qui vedo che le cose si, tra virgolette, aggiustano, però è anche vero che ci deve essere un buon lavoro di destrutturazione, è uscita anche qua in fondo, no? Per qualcuno con questo mondo alla fine non vi nego che potrebbe essere il decidere di chiudere con certe aspettative, perché sotto avete il 10 di bastoni. Non lo tiro fuori perché posso usare una mano solo, ragazzi, portate pazienza e ho paura di combinare un pasticcio, quindi lascio tutto così. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Allora, vi dico che ho la sensazione che potreste trovare qualche cosa di volante, tipo in piscina, tipo in più che tutto bar o servizio al cliente, ma di cibo o bevande, o come quest'idea. C'è un asso di coppa effettivamente, c'è un mondo, una torre, probabilmente dovete cambiare il modo
di pensare di un determinato lavoro e provare a farlo. L'opportunità c'è. C'è anche un 6 di pentacoli, quindi può essere anche in regola, magari non tanto a lungo termine, potrebbe essere anche solo per la stagione estiva, però qualche possibilità la vedo, per quello che riguarda le persone che sono occupate, non è che stiate male lì dove siete, probabilmente avete già una certa esperienza in quello che fate o un certo riconoscimento da parte del gruppo, da parte dei colleghi, dei capi. Però io ho come la sensazione che vogliate di più. Aspiriate a qualche ruolo più importante. E vi dico che anche per voi potrebbe essere necessario rivedere un po' il modo in cui vedete questo ruolo, oppure chiedetevi perché per me è così importante arrivare lì, che cosa significherebbe, che cosa avrei di più di adesso. Per chi volesse chiedere un trasferimento, secondo me è un buon periodo. E per gli autonomi, allora, non va male, però anche voi ho come la sensazione che vogliate di più, che abbiate come certi vuoti, certe carenze da voler colmare. Potrebbero essere strumentazioni nuove per il lavoro, cioè io ho come la sensazione che stiate comunque puntando in avanti, stiate cercando di capire come poter modificare tutto questo per avere risultati maggiori. Occhio perché l'ultima carta è una luna, c'è da lasciare indietro le proiezioni qui, le false aspettative mi verrebbe anche da dire, o le aspettative troppo utopiche, troppo alte. Se parliamo di denaro non vi sento male. Potrebbero esserci delle... Soprattutto se avete investimenti già in piedi, se avete soldi già investiti, insomma ci potrebbe essere un miglioramento, qualche cosa per cui poter festeggiare. Per quello che riguarda i progetti è un buon periodo, secondo me, sia per rivedere quelli che avete, sia per lanciarne di nuovi. Io ho come l'idea che vi dobbiate un po' togliere quest'idea del non ce la farò, è solo un sogno, ma tutte le cose che nascono iniziano come un'idea, come un qualche cosa che, una visione potrebbe essere, un qualche tipo di idea visionaria che è venuto a qualcuno e che poi l'ha fatto diventare materia. Quindi lo sento un buon periodo per i progetti. Arriviamo, ragazzi, alla parte delle relazioni. Sento un po' di amaretta. Nella parte relazionale, sinceramente, potrebbe esserci parecchio movimento. Allora, se parliamo di famiglia, qui sento che potrebbero esserci delle discussioni, dei litigi con dei fratelli, o per qualcuno potrebbe essere, lo sento meno, ok? Però per qualcuno potrebbe essere con dei figli anche. Io credo che faccia un po' riferimento a questo nuovo progetto, a questa nuova idea che voi avete. È come se aveste questa nuova idea e non incontrasse il benestare dei vostri fratelli o della vostra famiglia. Parliamo di relazioni romantiche. Allora, per chi fosse single, secondo me potrebbe iniziare qualcosa,
Potrebbe esserci come o una persona del passato che ritorna, ragazzi, ed è un amico o un'amica, una persona che conoscete già, con la quale c'è già un certo tipo di confidenza, un certo tipo di pulizia, di fiducia, e effettivamente potrebbe iniziare qualcosa. Io dico, ha un buonissimo potenziale, potrebbe proprio farvi sentire appagati, ma diciamo che in questo periodo è come se vi godeste di più la compagnia di quella persona, eh, senza necessariamente fare qualcosa o organizzare qualcosa. È più come un ricordare i vecchi tempi, mi viene da dire. E se fosse una persona nuova, è una persona che sarà abbastanza in vibrazione con voi, in linea con voi. Vi sembrerà di essere a casa o comunque di conoscere questa persona da tanto tempo. È come se foste già sintonizzati sulla stessa frequenza. Sento che potrebbe essere comunque un momento, questa seconda metà di luglio, con questa persona calmo, tranquillo, sereno, dove ci si diverte, ci si conosce, si gode semplicemente l'uno della compagnia dell'altro. Per le persone che sono in coppia, anche qui probabilmente non so se sarete in vacanza o se magari in estate c'è più tempo per dedicarsi ehm, alla coppia in sé, magari avete i figli che sono dai nonni o sono, non lo so, in colonia, insomma avete come più tempo per coltivare la parte romantica della relazione, ragazzi. Sento come se trovaste una nuova complicità all'interno della relazione. Per le persone che sono... Ah, fermi, torno indietro. Per chi nella relazione stesse cercando figli, o per chi stesse cercando di aprire il tema figli, è un buon periodo. Sento come un buon terreno fertile in questo senso. Allora, per chi fosse invece in una relazione clandestina, piuttosto che non etichettata o indefinita, allora ragazzi, potrebbero esserci effettivamente degli screzi. Io sento che qualcuno potrebbe anche essere in contatto zero. Però guardate, in realtà con questi due cavalieri di spade sento che potreste fare come una azione, un movimento che in qualche modo potrebbe riportare questo equilibrio, che è un equilibrio, cioè più che un equilibrio è un ok, rimettiamo le cose in gioco o cerchiamo di capire dove stiamo andando, che cosa vogliamo, ridefiniamo un pochettino gli equilibri. E con questa luna, secondo me, si tratta di prendere gli esempi, quello che è successo nel passato e dargli come una nuova struttura. Cioè, in passato è successo questo, se dovesse risuccedere, come ci comportiamo? Vi dirò, se siete in una fase dove con questa persona
ne avete già provate e continua a dover guarire la relazione o continuate a dover essere voi quelli che spiegate come dovrebbero essere le cose, che cosa non va, cioè se vi sentite, mi viene da dire, gli insegnanti del momento, sento che con questo sole vedrete molto 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 più chiare le cose e non vi nego che potreste cambiare le dinamiche delle relazioni. Abbiamo la torre, il mondo, il 10 di bastoni qua dietro. Qualcuno potrebbe dire ok, basta, così non si va più avanti. Ridefiniamo il tutto, cioè vi faccio un esempio, siccome relazione romantica non va, proviamo a rimanere amici. Come quest'idea, perché sì, ci sono dei miglioramenti, ma è come se voi doveste sempre star dietro, doveste sempre monitorare la cosa, essere un po' i genitori della situazione, mi viene da dire. Va bene, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Ripulire, carta numero 21, e serendipità, carta numero 18. Il ripulire lo sento un po' qua con questa torre, ma ce le avete anche a fine periodo effettivamente. Quindi in realtà questa carta parla di perdonare. Non so, secondo me non è tanto questione di perdonare qui, ma è questione di fare una pulizia su come agite e reagite a certe cose, su quelli che potrebbero essere gli equilibri, su quello che permettete e quello che no, su quello che sono le regole della situazione della relazione. E serendipità è una carta di forte fortuna, è trovarsi al momento giusto, nel posto giusto, con le persone giuste. Quindi può essere che questa, mi viene da dire, manovra che farete, che per qualcuno si tratta di organizzare un viaggio in campagna, un viaggio, non lo so, in Sicilia. Sicilia vedo un posto di mare con delle bougainville e tanto bianco, come potrebbe essere, per farvi capire, come si dice, l'architettura del posto, c'è tanto bianco, tanti archi, potrebbe essere come la Grecia piuttosto che appunto la Sicilia o giù di lì. Fatemi sapere dove andrete in ferie, ragazzi, o se organizzate questo viaggio. Io spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un hype, un like, la condivisione del video o l'iscrizione al canale. Per chi volesse una consulenza personalizzata o iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti, mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche nella sezione degli abbonamenti tratto il tema delle credenze limitanti, però lì ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, parliamo di kundalini, di alto basso astrale, insomma la formazione è ben più vasta e comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B. È la playlist per adesso più lunga, più importante secondo me, perché lì si va proprio a fare un lavoro sui chakra, sui traumi ed è lì che ci sono le credenze limitanti. Comunque, sbirciate. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!